la andiamo a trattare con Metatron. Si testa sempre col biotensor, col pendolo, quanti minuti. Se sta più minuti, male non fa. Ecco perché questo tipo di trattamento, questo tipo di quadrante è consigliato per tutto e per tutti. Questo trattamento è il più bel trattamento che si possa fare all'acqua. Per le persone comuni, quelle mortali, mettetela come vi pare. Provateci, se non ci credete, provate. Le metteremo online in qualche modo, poi chi ne vorrà li riusciamo anche a stampare, plastificare e studieremo, anzi stiamo già studiando da tempo un sistema più interessante che vi faremo vedere adesso. Questo lo lasciamo su Metatron e vi svegliamo il bonus di oggi. Qualcuno potrà piacere, qualcuno no, ma intanto ve lo presentiamo, ve lo facciamo vedere bene. I quadranti funzionano bene quando sono verso nord. Ecco una cosa importante che non ho detto prima. Anche questo quadrante qui funziona con il nord. Poi fate le domande, faremo un video dedicato solo alla deprogrammazione dell'acqua, perché passare da questo quadrante è fondamentale per una migliore condizione dell'acqua per qualsiasi tipo di altro trattamento. Ok? Questo, quando io metto l'acqua, in questo caso qui, posso trasferire le informazioni dentro l'acqua. In questo caso l'acqua non c'è, non trasferisco nulla. Vi faccio un esempio. Voglio trasferire le proprietà del limone dentro l'acqua a livello omeopatico o di fisica quantistica? Il mio intento è passare le informazioni là dentro. Devo testare biotensor, pendolo, kinesiologia. C'è un test kinesiologico, andatelo a cercare, poi lo riproporremo magari in una versione diversa, dei nostri amici dell'equilibrio del campo energetico, dove loro fanno vedere che con un test di sbilanciamento o in avanti o indietro dice quanto tempo devo trattare l'acqua col limone. Se lo tratto per mezza giornata, al massimo trasferisco le informazioni della buccia, però deve essere lavato bene. Se è biologico e lavato molto bene, posso fare questo lavoro. Se è stato trattato male, se lo lascio troppo tempo, passano anche queste informazioni qua. Quindi io voglio che passino solo ed esclusivamente le informazioni della vitamina C e delle proprietà del limone nell'acqua. Poi mi posso prendere il mio limone e spremerlo dentro. Ha due valenze, quella chimica e quella di fisica quantistica. Importante. Vi faccio qualche esempio. Questo è ossigeno, deve essere pulito. Vedete che è un po'... Devo stare attento, piuttosto lo devo anche sciacquare, togliere dalla pellicola. Sarebbe da togliere tutto, perché anche queste informazioni qui non sono il massimo. Posso invece fare una cosa molto più intelligente. Testo quante ce ne vogliono. Agli inizi ce ne vogliono 3, però lo devo trasferire dentro 1 litro. Quindi vado a testare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Vado a inserire nell'acqua. In questo caso 3.
e mi vado a programmare la mia acqua con queste proprietà qua. Devo sempre testare. Allora, in questo caso facciamo sul serio. Abbiamo trattato l'acqua, l'abbiamo deprogrammata, l'abbiamo programmata, trattata con Metatron e adesso la andiamo a utilizzare. Utilizziamo questa bottiglia qua. Questa la evitiamo perché c'è questo tappo qui. Se la vogliamo dinamizzare meglio ancora, vi andate a vedere i video precedenti dove dinamizziamo l'acqua. Diciamo che la chiocciola è un ottimo conservante, oltre che trattarla come le pietre. Vi ricordo che anche quest'acqua qui può essere utilizzata per le vostre piante. Non prendete mai l'acqua del rubinetto e la date alle piante immediatamente, la dovete far minimo decantare, minimo. Quello, anche se non credete a queste cose, fate decantare l'acqua per una notte intera, un giorno intero, così il cloro che c'è dentro evapora. Poi le altre schifezze si decantano, vanno un pochettino sul basso, se riuscite a toglierle. Poi vengono tutti i trattamenti, con l'argento, con la dinamizzazione, se volete con i quadranti, con le pietre, con la chiocciola, che qualcuno di voi ha già sulle piante. Ok? Adesso comunque iniziamo. Guardate anche come cade un'acqua trattata, che righe fa quando esce fuori dal beccuccio. Se la lasci di sopra, come già detto, non succede nulla. Farà ancora un po' di bollicine, anzi è interessante vedere anche come si comporta la superficie, dove chi studia un attimino il comportamento dell'acqua sa che in superficie accadono parecchie cose, sia in chimica ma anche in fisica quantistica, dove la tensione superficiale dell'acqua cambia, fa vedere come è organizzata l'acqua. Poi se la andiamo anche a congelare fa dei cristalli diversi dai tipi di trattamenti che noi abbiamo dato, ma anche dal tipo di intento. Qui si sta già programmando l'acqua con le 3 gocce di ossigeno che gli abbiamo dato. Andiamo a testare. Prima di tutto vi ricordo che bisogna chiedere se siamo a posto con la terra, con il cielo, se posso procedere. Questi test, se li facciamo rivolti verso il nord, vengono meglio. Se li facciamo anche prima della mezzanotte, vengono molto meglio. Ok, vado a testare quanti minuti. 1, 2, 3, 4, 3 minuti. In 3 minuti la mia acqua si va a programmare nel migliore dei modi con questa frequenza dell'ossigeno di questa marca. Se io cambio marca succederà qualcosa di diverso. Posso berlo assieme, cioè queste 3 gocce. Adesso io ho un goccio d'acqua preso dalla brocca. Se quest'acqua qui la vado a mettere qui dentro, la posso bere? Posso bere un bicchiere intero? Chiedo. Sì. Quanti bicchieri? Già mi taglia. Io in questo momento posso bere solo un bicchiere e mi ritorna a dirmi sì. Io non so perché, però siccome non bevendolo tanto spesso, l'ossigeno più di 3 gocce, 5 gocce non le posso prendere, ma in questo modo io posso berne solo uno.
L'acqua sembra... Sono già passati 3 minuti. Io la vado a bere. Non lo devo lasciare sul quadrante, Anche questa non ci posso dare altre informazioni. La vado a bere con le 3 gocce chimiche dentro e l'informazione omeopatica, in questo caso, di 3 minuti delle 3 gocce diluite in quelle 2 dita d'acqua. Perché se magari io prendevo più acqua, le cose cambiavano. Devo sempre testare. Io vi spingo a farle queste prove. Posso bere quest'acqua qui invece senza le 3 gocce? Allontano il quadrante. Posso bere quest'acqua qui? Un altro bicchiere? Sì. 2 bicchieri? No. Un altro bicchiere lo posso bere subito. Questo non l'ho finito. Se finisco questo posso bere un altro bicchiere? Vedete che mi taglia? Io ascolto molto queste informazioni perché sono dedicate alla mia salute. Se passa un quarto d'ora posso bere un altro bicchiere intero? Perfetto. Dopo un altro quarto d'ora posso bere un altro bicchiere? Posso bere anche 3 bicchieri? Quattro bicchieri già mi inizia a tagliare prima che formuli la domanda, perché la domanda l'ho già formulata nella mia testa. Nel momento che la formulo nella mia testa, il mio biotensor, costruito per me, mi dice subito cosa devo fare e cosa non devo fare. Vi finisco il mio bicchiere e vi faccio altri esempi con chiaramente un'altra bottiglia, perché questa bottiglia qua me la bevo durante la giornata. Buonissimo.